Ciao! Nell'ultima serata abbiamo parlato dell'argomento l'arte dell'ascolto. Vi abbiamo approfondito o indagato perché è così importante questo argomento. L'ascolto consente fondamentalmente due cose. Consente la comunicazione e consente la connessione, entrambi fondamentali per le relazioni. La comunicazione a un certo punto serve per gli aspetti più pratici e funzionali delle relazioni, ma anche per entrare nel mondo più affettivo. La connessione invece è fondamentale nell'affettività all'interno delle nostre relazioni, quindi è fondamentale nei rapporti più stretti come può essere il rapporto con i genitori, con i figli, con il compagno, la compagna e gli amici. Quando non c'è ascolto, ovviamente vengono a mancare questi due elementi e le relazioni diventano veramente povere. Se siamo veramente onesti con noi stessi, dobbiamo riconoscere che quando non c'è ascolto non c'è una vera relazione con l'altro. Quindi è molto probabile che emerga la domanda: perfetto, come faccio ad ascoltare? Come possiamo fare per ascoltare? E qui abbiamo indagato nella natura di questa domanda. Il problema è che ogni volta che noi ci chiediamo a noi stessi come faccio per o come faccio a, stiamo paragonando un'esperienza o un qualcosa che appartiene al mondo interiore con un'attività che potrebbe essere fare uno strudel, che è un'attività del mondo esterno. Porsi la domanda come faccio a fare uno strudel ci sta. Prendo una ricetta, imparo gli step e lo faccio. L'ascolto è un qualcosa di diverso, è un qualcosa che non può essere meccanizzato, così come tante cose nella vita. Tutto quello che ha a che fare con il nostro mondo interiore non può essere soggetto di una meccanica. Quindi la domanda in se stessa è sbagliata e fuorviante perché ci porta per la strada sbagliata. È importante capire come mai emerge questa domanda. Questa domanda emerge dalla mente perché la mente è uno strumento di controllo, è uno strumento di programmazione e di pianificazione e quindi la mente l'unica cosa che sa fare è porsi questo tipo di domande che però non ci servono per approcciare questa tipologia di argomenti. Quindi la natura dell'ascolto è diversa. L'ascolto avviene quando uno non sa, quindi come io non so, ti ascolto. In questo modo posso rispondere a un'esigenza o a un bisogno dell'altro o di me stesso. Pertanto l'ascolto presuppone questo stato previo di non sapere, che consente l'ascolto, che dopo si trasforma in una risposta e mai in una reazione. Da questo punto di vista, l'ascolto si assomiglia molto di più a un'arte che a un sapere. Ecco perché lo chiamiamo l'arte dell'ascolto. Un altro elemento importante è che l'ascolto presuppone massima attenzione. Per poter ascoltare ci deve essere attenzione. Quando non c'è attenzione, allora è impossibile ascoltare. E quindi probabilmente una domanda molto più intelligente è indagare su cosa non ci consente di dare attenzione nelle nostre relazioni. E questo è stato l'argomento su cui abbiamo lavorato nell'ultima serata. L'importante è capire questo. C'è un grande costo che noi paghiamo per il fatto di non sapere come applicare l'ascolto nella nostra vita. Prima cosa, un conflitto interno continuo che non si ferma mai. Quello che dobbiamo capire è il costo che stiamo pagando per non sapere ascoltare nelle nostre relazioni. E il primo costo importante è vivere in uno stato di conflitto. È invisibile, a volte è impercettibile, però è lì e va a danneggiare tutte le nostre relazioni. Quindi vivere in conflitto ci porta allo sviluppo di relazioni che sono molto povere nella sua natura e quando uno inizia un percorso di autenticità comincia a vedere queste cose. Ma soprattutto ci porta a vivere nella paura e nell'insicurezza, perché l'ascolto produce l'effetto contrario. Quando c'è ascolto, la nostra esperienza è di apertura, è di fiducia verso l'altro, nel mondo, in quello che sta succedendo. E non abbiamo bisogno di controllare, perché l'ascolto in se stesso è già una guida che ci indica una direzione, ci prende per mano e ci segnala eventualmente cosa dobbiamo fare.
La paura invece è un indicatore della mancanza di ascolto nella nostra esperienza di vita, nelle nostre relazioni, al lavoro, ma soprattutto nella famiglia e nei rapporti con i nostri figli. La paura e l'insicurezza sono il risultato dell'incapacità o della mancanza di ascolto. Ecco perché è un argomento così importante nei tempi come quelli che stiamo vivendo, con grande insicurezza, dove il mondo esterno sta cambiando in modo imprevedibile e l'unica cosa che forse possiamo fare è lavorare con noi stessi per portare un certo senso di serenità, tranquillità, ma soprattutto di fiducia che ci consenta di slegarci di questa paura che sta dominando l'ambiente e la società.